In un decennio dominato da sintetizzatori luccicanti e produzioni patinate, una band arrivò a cambiare tutto, con chitarre jangly e parole che sapevano di verità. Gli Smiths furono più di un gruppo, furono un sentimento collettivo. La voce vulnerabile e caustica di Morrissey e la chitarra scintillante di Johnny Marr diedero voce a chi non si riconosceva in nulla, a chi viveva tra romanticismo e alienazione. In soli 5 anni, dal 1982 al 1987, crearono 4 album in studio e una serie di singoli che avrebbero ridefinito l'indie britannico per sempre. Con un suono che mescolava il rock degli anni 60 con la sensibilità post-punk, costruirono un ponte tra passato e futuro. Questa è la storia di una delle band più grandi di sempre. Questa è la storia dei The Smiths. Benvenuti a Ombre Sonore. La storia degli Smiths nasce a Manchester, nel cuore dell'Inghilterra industriale dei primi anni '80, un luogo grigio, segnato dalla disoccupazione crescente sotto il governo Thatcher e da un senso diffuso di apatia giovanile. Mentre l'onda brillava di new romantic e synth pop, Manchester covava qualcosa di diverso. La storia degli Smiths è quella di due menti in collisione, Morrissey e Johnny Marr. Il poeta e il chitarrista, l'ironia e la melodia, l'incontro che cambiò per sempre il pop britannico. Stephen Patrick Morrissey, nato nel 1959, era figlio di immigrati irlandesi. Cresciuto in una famiglia della working class nel quartiere di Stratford, era un giovane introverso che trovava rifugio nei libri e nei dischi. Da adolescente scriveva lettere ossessive ai suoi idoli musicali e articoli per fanzine locali dedicati ai New York Dolls. Era ossessionato da Oscar Wilde, dalla poetessa Shelag Delaney, da James Dean e da tutta una cultura fatta di outsider, ironia britannica e malinconia irlandese. Prima degli Smiths, Morrissey aveva già tentato la strada della musica con band minori come The Nosebleeds nel 1978, senza però trovare la formula giusta. Nel 1981 pubblicò anche un libro su James Dean. Era già un personaggio, timido ma provocatorio, elegante ma pungente, celibe dichiarato che portava nella musica una sensibilità letteraria unica. In un'Inghilterra che idolatrava l'apparenza, Morrissey coltivava la vulnerabilità come forma di resistenza. Dall'altra parte c'era Johnny Marr, all'anagrafe John Maher, nato nel 1963. Un prodigio della chitarra, cresciuto anche lui a Manchester, ma nel quartiere di Hardwick, con un temperamento completamente diverso. Espansivo, istintivo, tecnicamente brillante, Marr adorava i suoni di Keith Richards, le melodie dei Byrds, le chitarre dei Ventures, le linee ritmiche di Neil Rogers e Chic. A 13 anni aveva già una chitarra e suonava ovunque potesse. Prima degli Smiths, Marr aveva militato in diverse band locali, tra cui White Dice e Freak Party, sempre alla ricerca della combinazione perfetta tra musicisti e sensibilità. Cercava la voce giusta per le sue melodie di chitarra. Nel maggio 1982, Johnny Marr, che all'epoca aveva solo 18 anni, si presentò alla porta della casa di Morrissey a King's Road. Con una chitarra in spalla e un'idea chiara: formare una band che suonasse come nessun'altra. L'incontro fu mediato da Billy Duffy, chitarrista dei The Cult e amico comune dei due. Quell'incontro cambiò la storia della musica britannica. Marr capì subito che Morrissey era diverso. Aveva un linguaggio poetico e un'intensità emotiva che nessuno aveva mai portato in una band pop. Morrissey, dal canto suo, riconobbe in Marr il musicista che aveva sempre cercato. Tecnicamente eccellente, ma con un'anima melodica profonda. Reclutarono il bassista Andy Rourke, vecchio amico di Marr, e il batterista Mike Joyce, conosciuto attraverso la scena musicale di Manchester. Nacquero così i The Smiths, un nome scelto deliberatamente per la sua semplicità e ordinarietà, come reazione al glamour artificiale degli anni '80.
un nome comune, britannico fino al midollo, per rappresentare la gente comune. La loro prima esibizione dal vivo avvenne il 4 ottobre 1982 al Ritz di Manchester come gruppo di apertura dei Blue Round alla Tark. La reazione fu immediata, c'era qualcosa di speciale in quella band. Nel 1983 firmarono con la Rough Trade Records, un'etichetta indipendente londinese che aveva già lavorato con artisti alternativi. Era la scelta perfetta, un'etichetta indie per una band che rifiutava il mainstream. Il primo singolo, Hand in Glove, uscì nel maggio 1983. Non fu un successo commerciale immediato, ma catturò l'attenzione della critica e di John Peel, il leggendario DJ della BBC Radio 1, che divenne uno dei loro primi sostenitori. La canzone parlava di amore e ribellione, con una franchezza inusuale per l'epoca. Fu però la canzone This Charming Man, uscita nell'ottobre 1983, a spalancare le porte del successo. Con il suo riff di chitarra arpeggiato irresistibile, influenzato dal funk e dal jungle pop dei 60, e i versi ironici di Morrissey su un ciclista che offre un passaggio, la canzone raggiunse la top 30 britannica. L'esibizione Top of the Pops fu memorabile. Morrissey con una camicia di jeans, fiori di gladiolo nella tasca posteriore e movimenti di danza quasi femminili che sfidavano le convenzioni della mascolinità rock. Era provocatorio senza essere volgare, vulnerabile senza essere debole. A proposito di quella canzone, Marr dichiarò: "Con This Charming Man cambiò tutto da un giorno all'altro. All'improvviso, chi si sentiva un emarginato aveva una colonna sonora. Non era una posa, era un modo di essere vivi." Nel febbraio 1984 uscì The Smiths, il loro album d'esordio, prodotto da John Porter. Registrato in sole 2 settimane, era un disco grezzo ma vibrante. Brani come Reel Around the Fountain e Suffer Little Children, ispirato ai Morse Murder degli anni 60, mostrarono subito la loro cifra stilistica unica. L'album raggiunse la seconda posizione nelle classifiche britanniche, un risultato straordinario per un esordio indie. La critica musicale impazzì. L'NMA li definì la band più importante del decennio. Tra il 1984 e il 1985 gli Smiths pubblicarono anche una serie di singoli straordinari che non entrarono negli album. What Difference Does It Make? Heaven Knows I'm Miserable Now, che raggiunse la top 10. William, It Was Really Nothing, e il capolavoro How Soon Is Now, inizialmente lato B di William, poi inserito nell'edizione americana di Meet Is Murder. How Soon Is Now merita un discorso a parte. Con il suo tremolio di chitarra ipnotico ottenuto facendo passare il suono attraverso 2 amplificatori, è diventato uno dei brani più iconici degli anni '80. Il testo parla di solitudine e inadeguatezza sociale, con una crudezza straziante. Nel febbraio 1985 uscì Meet Is Murder, un disco più politico e sperimentale. Entrò direttamente al primo posto nelle classifiche britanniche. Il titolo e la canzone omonima riflettevano le convinzioni vegetariane di Morrissey, con suoni di mattatoio sovrapposti alla musica, una scelta controversa ma coerente con la sua posizione etica. The Headmaster Ritual apre l'album con una critica feroce al sistema educativo britannico e alla violenza nelle scuole, mentre That Joke Isn't Fun Anymore mostra una maturità compositiva crescente, con la sua struttura quasi cinematica. Barbarism Begins at Home esplora territori funk e disco inaspettati, grazie alle linee di basso elaborate di Andy Rourke. Gli Smiths erano ormai diventati un fenomeno culturale, non solo musicale. Nel giugno 1986 arrivò quello che molti considerano il loro capolavoro assoluto, The Queen is Dead. Registrato principalmente a Londra con il produttore Steven Street e lo stesso Morrissey e Marr, il disco cattura tutto ciò che gli Smiths erano. Ironia tagliente, disperazione esistenziale, romanticismo disilluso e rabbia anticonformista. L'apertura è emblematica.
The Queen is Dead inizia con un frammento audio del film The Hell-Shaped Room del 1962, seguito da una batteria che marcia come una parata funebre sarcastica. Morrissey canta di un'Inghilterra decadente, attaccando sia la monarchia che la stagnazione sociale dell'era Thatcher. È provocatorio, anarchico, ma anche profondamente malinconico. Frankly Mr. Shankly è una lettera di dimissioni satirica, probabilmente diretta verso Jeff Travis della Rough Trade, mentre I Know It's Over è pura devastazione emotiva, forse il momento più vulnerabile che Morrissey abbia mai registrato, una ballata sul rifiuto romantico e l'accettazione della solitudine. Never Had No One Ever parla dell'infanzia difficile con una delicatezza straziante, mentre Cemetery Gates, volutamente scritto male, è una conversazione letteraria tra amici in un cimitero, che tocca temi di plagio artistico e autenticità. E poi c'è There Is a Light That Never Goes Out. Se dovessimo scegliere un brano che riassume l'essenza degli Smiths, sarebbe questo. Con il suo arrangiamento orchestrale curato da Marr, che suonò anche il basso sintetizzato nella traccia, la canzone parla di un amore così intenso che il narratore preferirebbe morire in un incidente d'auto con la persona amata piuttosto che tornare a casa. È romantico, morboso e assolutamente perfetto. The Queen is Dead fu acclamato immediatamente come un capolavoro e regolarmente figura nella lista dei migliori album di tutti i tempi. Nel 2013 la rivista NMA lo votò come miglior album britannico di sempre. Ma dietro il successo artistico le tensioni interne crescevano. Morrissey e Marr avevano visioni sempre più divergenti. Morrissey rifiutava tour estenuanti e voleva mantenere un controllo creativo totale. Marr invece desiderava espandere il suono verso territori più sperimentali e collaborare con altri musicisti. C'erano anche tensioni riguardo ai crediti delle canzoni e ai compensi economici. Nonostante tutto, nel 1987 completarono Strange Ways Here We Come. Il titolo si riferisce a una prigione di Manchester. È un disco più cupo, complesso negli arrangiamenti, con influenze orchestrali più marcate. Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me si apre con un minuto di rumori di rivolta urbana, prima di trasformarsi in una ballata struggente. Stop Me If You Think You've Heard This One Before fu esclusa dalla programmazione BBC dopo la strage di Hungerford, a causa del verso Plan and Mass Murder, ritenuto inopportuno. Girlfriend in a Coma gioca con l'ironia nera tipica di Morrissey. Ma era troppo tardi. Le fratture erano insanabili. Nell'estate del 1987, dopo anni di tensioni, disaccordi sulla direzione musicale e stanchezza accumulata, Johnny Marr decise di lasciare il gruppo. Gli Smiths si sciolsero ufficialmente prima ancora che Strange Ways uscisse nei negozi, nel settembre 1987. Il mondo perse una delle band più brillanti e influenti della sua generazione, ma la leggenda era appena iniziata. Dopo lo scioglimento, le carriere di Morrissey e Marr presero direzioni molto diverse, ma entrambe di successo. Morrissey intraprese immediatamente una carriera solista. Nel marzo 1988 pubblicò Viva Hate, prodotto in gran parte coscritto da Steven Street, con brani come Sued Head, che raggiunse la top 5 britannica, e Every Day is Like Sunday, una visione post-apocalittica di una città costiera inglese. L'album confermò che il suo talento lirico non dipendeva da Marr. Negli anni successivi pubblicò album controversi e celebrati. Kill Uncle del 1991, Your Arsenal del 1992, Vauxhall and I del 1994, che molti considerano il suo miglior lavoro solista. Negli anni la sua figura divenne quasi mitologica. Il poeta alienato della working class inglese, sempre sospeso tra provocazione e poesia, tra controversie sul nazionalismo e identità britannica. Johnny Marr scelse invece la strada del collaboratore e polistrumentista. Dopo una breve parentesi con i The Pretenders, suonò con The Dead di Matt Johnson per diversi anni. Collaborò come chitarrista ospite con i Talking Heads e Brian Ferry,
e negli anni 90 fondò gli Electronic con Bernard Sumner dei New Order, progetto che ebbe notevole successo commerciale. Negli anni 2000 lavorò con diverse band, tra cui Modest Mouse, prima di pubblicare finalmente nel 2013 il suo primo album solista, The Messenger, seguito da altri lavori che confermarono le sue qualità non solo come chitarrista, ma anche come cantante e songwriter completo. I due non si sono mai riconciliati artisticamente. Nonostante occasionali attestati di stima reciproca, il rapporto è rimasto freddo. Marr ha dichiarato in diverse interviste che una reunion sarebbe impossibile e che preferisce guardare avanti. Gli Smiths non sono stati semplicemente una band, sono stati una rivoluzione silenziosa. In un'epoca di eccessi e synth, hanno riportato il pop alla verità, al dolore e alla poesia. Hanno insegnato che la fragilità può essere forza, che la malinconia può essere bellezza. Ancora oggi la loro musica continua a parlare di solitudine, identità e desiderio di essere visti per ciò che si è, temi che restano eternamente umani. Senza gli Smiths non ci sarebbero stati gli Oasis, i Radiohead, i Belle and Sebastian, né tutta la rinascita indie degli anni 2000. Ogni volta che una chitarra jangle suona, ogni volta che una voce canta da alienazione con ironia e poesia, lì, da qualche parte, c'è ancora l'eco di Morrissey e Marr. Questo è stato Ombre Sonore. Grazie per essere stati con me. Il buio suona, restate vicini.